Ben ritrovati. Che ne pensate di questa meravigliosa torta? Si tratta della torta caprese, una delle varie torte nate a causa di uno sbaglio del pasticcere. Si era dimenticato, perché è molto agitato per degli ospiti un po' particolari, di mettere la farina. È una torta naturalmente senza glutine, profumatissima, gustosissima, ricca di cacao e cioccolato. Se vi ispira l'idea di assaggiarla, seguite passo passo la nostra videoricetta. Vediamo quali sono gli ingredienti che ci serviranno per preparare la nostra torta caprese. Allora, 170 g di cioccolato fondente grattugiato, eccolo qua. 170 g di burro ammorbidito a temperatura ambiente, 85 g di mandorle e 85 g di nocciole, zucchero a velo 170 g, fecolie di patate 25 g, 15 g di cacao amaro in polvere. Vi serviranno poi 5 uova, in realtà utilizzeremo 4 uova, 4 albumi e 5 tuorli, quindi vi rimarrà da parte un albume che potete utilizzare per preparare qualche altra ricetta. 4 g di lievito per dolci, un pizzico di sale e mezza bacca di vaniglia. Vediamo come mettere insieme tutti questi ingredienti e preparare la nostra deliziosa torta caprese. Per prima cosa mettiamo nel mixer le mandorle insieme alle nocciole e le riduciamo in polvere. Un altro pochino. Ok, direi che ci siamo. Proseguiamo. Unite metà dello zucchero a velo con i 4 albumi d'uovo e cominciate a montare a neve i vostri albumi. Non devono essere montati a neve ferma, devono essere montati ma non completamente. Dopo vi faccio vedere come deve essere la consistenza. Vedete che i nostri albumi sono diventati belli lucidi. Ecco qua un po' la consistenza che dovrà avere la nostra neve di albumi. La mettiamo da parte e poi la andremo ad unire a tutti gli altri ingredienti. Con l'aiuto della planetaria oppure delle normalissime fruste da cucina andiamo adesso ad unire il burro con metà dello zucchero a velo. Andiamo ad aggiungere anche i semi di mezza bacca di vaniglia e sbattiamo tutto quanto insieme per circa 5 minuti. Dopo aver ottenuto un composto bello gonfio e omogeneo, andremo ad aggiungere i tuorli delle uova. Proseguiamo aggiungendo un pizzico di sale e di 5 tuorli d'uovo. Ok. Amalgamiamo ancora bene tutto per qualche minuto. Le nostre 3 preparazioni sono pronte. Qui abbiamo il burro unito con lo zucchero a velo ed i tuorli ed il pizzico di sale. Abbiamo poi i nostri albumi montati leggermente a neve insieme con lo zucchero a velo e qui ho unito tutte le polveri. Non ci rimane di far altro che aggiungere un po' alla volta i vari ingredienti all'interno della ciotola dove ho messo il burro unito ai tuorli. Ecco qua, cominciamo un po' alla volta. Oppala. Un po' troppo forse. Un po' di polveri. Eccoci qua. E delicatamente
con una spatola, dal basso verso l'alto, vado ad unire tutti gli ingredienti. Proseguiamo finché non si sarà amalgamato per bene il tutto. Il nostro impasto è pronto per essere versato nella tortiera. Le quantità che vi ho dato all'inizio servono per preparare una torta caprese all'interno di uno stampo da 22 cm di diametro. Se avete una tortiera più grande, logicamente dovrete andare a riproporzionare il tutto. La tortiera è stata imburrata e anziché utilizzare poi la farina ho utilizzato la fecola di patate. In questo modo all'interno della nostra torta non ci sarà il glutine. Andiamo a versare il nostro impasto all'interno della tortiera, lo livelliamo bene e poi andremo a cucinarlo in forno ventilato preriscaldato a 170 gradi per circa 45 minuti. Pronto per andare in forno. Sono trascorsi 45 minuti di cottura e il nostro dolce è pronto. Lo lasciamo intiepidire per una ventina di minuti prima di estrarlo dallo stampo. Il nostro dolce si è intiepidito, adesso possiamo estrarlo dallo stampo. Apriamo lo stampo molto delicatamente e lo togliamo. Adesso dobbiamo andare a togliere la base sotto. Allora, prendo un piatto oppure un disco di acciaio o qualcosa e rigiro il mio dolce. Delicatamente togliamo il fondo. Eccolo qua. E poi andremo a rigirare nuovamente il nostro dolce. Eccolo qua. E lo lasciamo raffreddare completamente. La nostra torta caprese è bella fredda. Adesso prendiamo un disco di cartone oppure un piatto da portata, lo mettiamo sopra e la rigiriamo un'altra volta. Eccola qua, meravigliosa. Cospargiamo con zucchero a velo ed è pronta per essere portata a tavola. Se vi è piaciuta questa ricetta, mettete un bel like sotto al video e iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati su tantissime interessanti e gustosissime ricette. Alla prossima!